Siamo molto vicini al momento della svolta tra Hakan Çalhanoğlu e l'Inter, con il centrocampista turco che è atteso in queste ore a Milano e domani, mercoledì 23, sarà ad Appiano Gentile, come confermato anche dal presidente Marotta, che sulla situazione di Çalhanoğlu ha detto questo che vi faccio ascoltare subito. Vorrei che diventasse un caso quando un caso non è, anche nel rispetto del ragazzo e anche dell'Inter. Quindi siamo davanti a queste richieste fantomatiche che però non arrivano mai, forse sono più mediatiche. Al momento non c'è nessuna richiesta, per cui non c'è nessuna considerazione, nessuna risposta. Attendiamo qua, c'è il 23 e quindi poi con lui parleremo anche. Con lui avete già parlato? Sì, ma ci parliamo sempre. E gli ha detto? Grazie. Ma l'Inter non ha manifestato come altri giocatori la volontà di andare via, quindi Lukman? no, parliamo prossimamente sullo stadio, Presidente. Cosa sta succedendo allora tra Çalhanoğlu e l'Inter? Qual è il punto anche sulle altre situazioni di mercato? Ne parliamo in questo nuovo episodio di oggi. Ben ritrovati amiche e amici interisti, vi invito a lasciare un mi piace, se non l'avete ancora fatto clic sul tasto iscriviti, siamo ad un passo dai 90.000 iscritti, continuate a spingerci e vi ringrazio per il grande supporto che ci state dando in questo momento. Partiamo col dire innanzitutto che dal mio punto di vista le parole del presidente Marotta vanno molto in continuità con quelle del direttore sportivo Ausilio dell'altra sera e quindi la linea dell'Inter è quella ed è sostanzialmente confermata. Detto che Marotta, ne stavamo parlando anche nel club di Passione Inter su www.passioneinter.club, fanno un pochino storcere il naso, comunque fanno un po' a drizzare le antenne quando dice non vogliamo farlo diventare un caso, ma un caso, quello di Çalhanoğlu, lo è diventato proprio con le parole del presidente Marotta dopo quelle di Lautaro Martinez. Quindi la gestione mediatica di questo caso da parte del presidente Marotta ancora oggi continua a far discutere, ma che probabilmente secondo alcuni sottintende quello che sarebbe il vero piano dell'Inter, cioè arrivati a questo punto l'Inter potrebbe volere la cessione di un giocatore importantissimo come Çalhanoğlu, ma una cessione che l'Inter farebbe senza strapparsi i capelli, senza mangiarsi troppo le mani, anche per provare qualcosa di differente anche sul piano tattico, per voltare un po' pagina, senza però arrivare ad una rottura, senza spingerlo fuori in maniera ufficiale e anche mediaticamente potente, magari anche perché per il momento abbiamo visto il mercato non sta corteggiando troppo Çalhanoğlu, che sembra avere interessamenti soltanto dalla Turchia, e dunque l'Inter magari il piano vero potrebbe essere quello di spingerlo verso l'uscita, ma continuando a mantenere questa posizione dove si sta cercando anche di magari stanare un po' il giocatore. Allo stesso tempo l'Inter potrebbe anche fare a questo punto, visto che non si è esposta troppo pubblicamente, un dietrofront improvviso e ricucire ancora tutto, quindi può tenersi ancora tutto aperto. È un po' quindi una sorta di ambiguità, come dicevamo, che è un po' dall'altro lato quello che sta facendo anche Çalhanoğlu a proposito di ambiguità, e come ho detto più volte, lo ribadisco e lo ripeto per l'ennesima volta, da professionista secondo me è giusto che Çalhanoğlu valuti anche altre opportunità. Da professionista è normale e anzi lo trovo doveroso che tenga sotto controllo quello che succede sul mercato, se ci possono essere proposte anche più vantaggiose per il suo prossimo futuro, ed è normale che sia così e lo capisco assolutamente. Quello che dico io, che ribadisco ancora una volta, però, è che finché lo fai nel 2023 con l'Arabia Saudita di mezzo dopo una buona annata, lo fai nel 2024 con il Bayern Monaco dopo una stagione da super protagonista, ok, va bene. Se lo fai dopo una stagione in calo, con qualche acciacco, con la finale di Champions andata in quel modo, con il mondiale saltato, il caso Ultra, eccetera, eccetera, secondo me diventa più difficile per tutto il mondo Inter, dalla squadra ai tifosi, riuscire ad accettare questa ambiguità che si continua a protrarre, che continua ad andare avanti, dal faccio parlare tutti quelli del Galatasaray, condivido il barbiere e tante altre cose, c'è una bozza di accordo col Galatasaray, ma il Gala offre 2 noccioline praticamente per il cartellino del giocatore, però poi c'è anche il Fenerbahce in Turchia, dicono che Çalhanoğlu avrebbe cancellato su Instagram i post relativi al Galatasaray proprio per aprire anche all'ipotesi Fenerbahce. Mi sembra una ricostruzione solita turca abbastanza fantasiosa, però vediamo. Allo stesso tempo Çalha continua a dire anche sì, però sto bene all'Inter, quindi è più difficile secondo me in questo momento per il mondo Inter accettare questa situazione di ambiguità che sta andando avanti ormai da diverse settimane, da tanto tempo. E allora da come ha parlato Marotta, appena Çalhanoğlu arriverà ad Appiano Gentile nelle prossime ore, domani, si parlerà
e si metteranno in chiaro ulteriormente le cose tra le parti. L'Inter la sua l'ha già detta, nel senso che ha già fatto capire qual è la posizione dell'Inter in questi ultimi giorni. Se Cialanoglu vuole andare, lo deve dire, ma deve portare anche un'offerta all'altezza. 25-30 milioni di euro sembra essere la valutazione che fa l'Inter. Se Cialanoglu non si espone e le offerte non arrivano, penso che l'Inter vorrà risolvere il caso e voltare pagina, quindi a questo punto nel giro di pochi giorni. Quindi si entra un po' nell'ultimatum di questa operazione, anche perché poi bisognerebbe lavorare eventualmente sul sostituto, con la Gazzetta dello Sport che spinge ancora per Granit Xhaka, che francamente a me sembra difficile come ipotesi per l'Inter in questo momento. In Germania invece parlano di Paligna, che arriva da una stagione molto complicata al Bayern anche per motivi privati, però ecco, come fisicità, come caratteristiche potrebbe essere un tipo di profilo che manca all'Inter, anche se come età grafica e rivendibilità non è molto da Octree sicuramente. Vediamo, non vorrei si arrivasse a delle brutte rotture col giocatore che si mette di traverso, eccetera. Queste cose a me non piacciono molto e vale anche per il discorso Lookman dal mio punto di vista. Così parliamo un attimo anche dell'attacco. Nelle scorse ore, tra l'altro, c'è stata qualche voce su un contatto per Xavi Simons all'Inter. Francamente, ecco, un contatto potrebbe anche esserci stato, una richiesta di informazioni magari per capire la situazione, però un giocatore che sta trattando il Chelsea pare addirittura a quota 70 milioni, questa sarebbe la valutazione che fa il Lipsia, ok che è fortissimo, in classe 2003, quindi più giovane di Lookman, molto più da Octree, però mi sembra una cifra in questo momento decisamente fuori budget per l'Inter, a meno che non parta davvero un big là davanti in attacco. Quindi Xavi Simons, registriamo questa voce, al momento non risultano ulteriori conferme. Comunque, mentre è sempre più confermato e continuiamo a ribadirlo che la vera priorità dell'Inter è Lookman, e Lookman ha come priorità l'Inter, evidentemente, dall'altro lato. Ci sono stati nelle scorse ore dei nuovi contatti anche tra Inter e Atalanta per aggiornarsi un po' su questa vicenda. L'Atalanta, a quanto pare, sta già lavorando anche sul sostituto di Lookman, perché comunque evidentemente in un modo o nell'altro all'Inter o da un'altra parte Lookman andrà via. Ecco, come dicevo poco fa, io lo ribadisco in questo caso, a me non piacerebbe lo scenario che scrive oggi la Gazzetta dello Sport, dove il giocatore va alla rottura per favorire l'Inter, cioè che il giocatore debba rompere con il club, comportarsi ecco in maniera anche, non dico poco professionale, però che possa creare delle problematiche, delle turbolenze pur di andare all'Inter. Da interisti ci fa piacere, però è una cosa che a me francamente non piace, perché potrebbe succedere poi anche a noi, e queste cose poi ci farebbero molto arrabbiare. L'Inter, lato suo, si è esposta, ha fatto una prima offerta molto importante comunque, ha raggiunto l'accordo col giocatore. L'Atalanta è vero che è una società molto tosta nelle trattative, soprattutto dopo aver venduto già diversi giocatori, ma come con Koopmeiners e altri affari comunque è una società che poi alla fine scende a compromessi, magari anche con delle contropartite, visto che nel passato più o meno recente l'Atalanta ha aperto anche delle opzioni con delle contropartite. Però ecco, se l'Inter davvero ha scelto Lookman come sua prima opzione per l'attacco, il giocatore individuato, perfetto per il piano di Inter che ha in mente è lui, ecco, secondo me arrivati a questo punto spetta anche all'Inter fare un passettino in avanti per provare a far fare anche un passettino indietro all'Atalanta rispetto a quelle che sono le sue richieste. Non per forza subito, non per forza le cose devono accadere nel giro di 24-48 ore, secondo me, al contrario di quello che sostengono in tanti, però ecco, il tempo comincia anche un pochino a stringere, visto che poi Lookman non può aspettare in eterno. Se si entra ad agosto, poi non solo il Napoli, che trovo francamente difficile al momento, ma all'estero soprattutto possono piombare all'improvviso e il patto tra Inter e Lookman non può reggere in eterno. In questo senso, magari la cessione di Aleksandar Stankovic al Club Brugge, che garantisce una decina di milioni subito, potrebbe dare anche una spintarella ulteriore. Sull'operazione Stankovic io continuo ad avere qualche perplessità su questa formula da 10 milioni di euro subito. L'Inter mantiene il 10% sulla futura rivendita, ma può ricomprarlo per 22-23 milioni tra un anno, oppure per 25-26 milioni nel 2027. Ho qualche dubbio, però vedremo, ne riparleremo. Nel frattempo, per completare il giro sul mercato dell'Inter, in Spagna continuano a spingere sul procuratore Jorge Mendes, che vorrebbe provare a portare Dumfries al Barcellona tramite il pagamento della clausola, però io ricordo sempre che intanto il Barcellona sta trattando il rinnovo di Koundé nello stesso ruolo, quindi mi sembra difficile che possano prendere sia Koundé che Dumfries lì nello stesso ruolo, soprattutto considerando che il Barcellona ha enormi problemi di liste dovute anche
anche alle sanzioni della UEFA. Mi sembra un'ipotesi difficile quando mancano meno di 10 giorni alla scadenza di questa clausola. Il Barcellona sta cercando di prendere anche Rashford, tra l'altro non ho visto se è stato completato ancora, quindi un altro ingaggio pesante che si aggiunge. C'è un po' di fermento attorno a Dumfries, ma al momento non si sta concretizzando nulla. Mentre su Leoni chiudiamo ribadendo che l'Inter ha incontrato nelle scorse ore l'agente del calciatore, un incontro molto lungo dove si è parlato probabilmente anche di altri affari, ma si è parlato anche di Leoni, che rimane un obiettivo su cui l'Inter vuole puntare. L'Inter vuole presentare un'offerta per Leoni, vuole provare a prendere Leoni in questo mercato. Parma e Inter hanno completato in queste ore anche un'altra operazione minore che dovrebbe riguardare la primavera, quindi c'è un canale aperto comunque con la società emiliana. L'Inter in questo momento è totalmente focalizzata su Lookman e su delle cessioni che serviranno a liberare spazio sia a livello economico che tecnico in rosa per poi tentare l'assalto a Leoni, che rimane nel mirino dell'Inter, ma non ci sono sviluppi proprio di queste ultimissime ore, se non appunto il fatto che l'Inter ha ribadito questa intenzione all'agente del giocatore. Ci rivediamo in diretta alle 19:30, ragazzi, dove sono curioso di leggere anche i vostri commenti sulla questione di Çalhanoğlu, sulle altre operazioni di mercato. Quindi 19:30 live, questi giorni stiamo esplodendo con le dirette, quindi saremo anche stasera più di 2000 come ieri, quindi vi aspetto numerosissimi per parlare di Inter e di tutte le notizie del momento. Nel frattempo su passioneinter.club la nostra community è in fiamme ovviamente, quindi vi aspetto anche nel club di Passione Inter, dove ieri sera abbiamo avuto una lunga chiamata molto interessante con tanti temi che abbiamo trattato. Vi lascio con un altro approfondimento che trovate in descrizione per chi ci ascolta in podcast, mentre per chi ci segue su YouTube vi invito a cliccare qui.